Espressioni italiane. Ciao, come stai? Ciao, sto bene, ma oggi mi sento un po' giù di corda. Giù di corda? Cosa vuol dire? Vuol dire che sono un po' stanco e senza energia. Ah, capisco. Allora un caffè ti fa bene. Giusto, il caffè mi tira su. Io invece oggi corro tutto il tempo. Sono sempre di corsa. Di corsa vuol dire che non hai tempo, vero? Esatto. Sempre occupato. Sai, ieri ho comprato un vestito nuovo. È costato poco, era proprio un affare. Un affare vuol dire una cosa buona a buon prezzo. Sì, proprio così. Interessante. E a scuola come va? Abbastanza bene. A volte però gli studenti fanno confusione e io non ci capisco un tubo. Non capire un tubo. Che vuol dire? Vuol dire non capire niente. Ah, adesso ho capito. Bravo, vedi che impari? Allora oggi ho imparato 3 espressioni nuove: giù di corda, di corsa e non capire un tubo. Perfetto. Così il tuo italiano va a gonfie vele. Va a gonfie vele? Sì, vuol dire che va molto bene, come una barca con il vento. Bellissima immagine. Grazie. Ho imparato tanto. Grazie a te, è stato un piacere. A presto, buona giornata. Parrucchiere e trucco per una festa. Buongiorno, ho un appuntamento per oggi alle 16. Buongiorno! Sì, a nome di Chiara, giusto? Esatto. Ho una festa stasera e voglio una bella acconciatura. Certo. Preferisce i capelli raccolti o sciolti? Raccolti, magari uno chignon semplice. Va bene. Posso anche lasciare qualche ciocca davanti, per dare leggerezza. Sì, mi piace l'idea. Quanto tempo ci vuole? Circa 30 minuti per la pettinatura. Perfetto. E per il trucco? Facciamo un trucco leggero. Fondotinta, un po' di ombretto e rossetto rosso. Rossetto rosso? Non è troppo? No, va benissimo per una festa di sera. Bene, allora proviamo così. Quanto costa tutto? Pettinatura e trucco insieme costano 80 euro. Va bene. Accettate anche carta di credito? Certo, carta o contanti, come preferisce. Perfetto. Allora cominciamo dai capelli? Sì, prima capelli e poi trucco, così il risultato è migliore. Ottimo. Mi raccomando, devo essere pronta per le 17. Nessun problema, entro quell'ora è tutto finito. Grazie, sono emozionata per questa festa. Figurati, sarà bellissima. E se piove la pettinatura dura lo stesso? Sì, uso una lacca resistente. Non si rovina facilmente. Meno male. Allora mi fido di lei. Grazie. Adesso rilassati e goditi il momento. Va bene. Grazie davvero per la disponibilità. È un piacere. Buona festa e buona serata. Colloquio di lavoro. Buongiorno, si accomodi. Buongiorno, grazie. Lei è qui per la posizione di commesso nel negozio? Sì, esatto. Bene. Può parlarmi un po' di sé? Certo. Mi chiamo Marco, ho 25 anni e abito a Milano. Ha già esperienze in un negozio? Sì, ho lavorato per 2 anni in un supermercato vicino a casa mia. Ottimo. Quali erano le sue mansioni? Mi occupavo della cassa e aiutavo i clienti. Qui il lavoro è simile. Cassa, magazzino e contatto con il pubblico. Va benissimo.
Mi piace lavorare con le persone. Sa usare il computer? Sì, un po'. So fare ordini e controllare i prezzi. Molto bene. Sa lavorare anche il sabato? Sì, non è un problema. Perfetto. L'orario è dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Capito. È un orario adatto a me. Ha domande da fare? Sì, volevo chiedere quanto è lo stipendio mensile? È di circa 1.200 euro netti. Grazie, è chiaro. E per l'assicurazione sanitaria? L'azienda offre l'assicurazione base? Bene. E c'è anche un pacchetto sociale? Sì, comprende buoni pasto da 6 euro al giorno e sconto del 20% sui prodotti del negozio. Interessante. E per le ferie? Ci sono 4 settimane di ferie pagate all'anno. Perfetto, è molto importante per me. Allora la contatteremo entro venerdì alle 18. Perfetto, attendo la vostra risposta. Grazie per essere venuto oggi. Grazie a lei per l'opportunità e le informazioni. Le auguro buona giornata. Anche a lei, arrivederci. Facciamo i lavori in camera. Ciao. Allora, iniziamo oggi il lavoro in camera? Ciao. Sì, finalmente. Prima togliamo i mobili. D'accordo, il letto lo portiamo in salotto? Sì. E l'armadio lo lasciamo vicino alla porta. Bene, hai già comprato la vernice? Certo. 2 barattoli di bianco e uno di azzurro. Ottima scelta. Azzurro per una parete sola, giusto? Esatto. Quella vicino alla finestra. E i pennelli? Ho comprato pennelli e un rullo grande al negozio. Perfetto. Quanto tempo pensi che ci vuole per dipingere tutto? Almeno 2 giorni. Oggi dipingiamo, domani sistemiamo. Va bene. Dopo la pittura mettiamo anche una lampada nuova? Sì, ho visto una lampada moderna. Costa 35 euro al centro commerciale. Mi piace l'idea. E per il pavimento? Per ora solo pulizia. Il parquet è ancora buono. D'accordo. Allora oggi dipingiamo e domani rimettiamo i mobili. Esatto. E dopo offro la pizza, così festeggiamo. Buona idea. La prendiamo alla pizzeria? Sì, quella apre alle 19. Perfetto. Allora lavoriamo bene e dopo pizza. Giusto, così la fatica passa. Grazie per l'aiuto. Da solo non potevo fare tutto. Ma figurati, è anche divertente. Bene, allora iniziamo. Sì, forza. E domani vedremo la camera nuova. Parliamo di frutta e verdura. Ciao! Sei appena tornato dal mercato? Ciao? Sì, sono passato al mercato di Piazza Cavour questa mattina. Che cosa hai comprato? Ho preso pomodori, zucchine e una busta di insalata. Ottimo! Io invece ieri ho comprato mele e pere al supermercato in via Manzoni. Le mele erano buone? Sì, molto dolci. Le pere invece un po' dure. Capita. Io preferisco le banane, sono sempre pratiche da portare al lavoro. Hai ragione. E le arance? Le mangi spesso? Sì, specialmente in inverno. Faccio sempre una spremuta a colazione. Buona idea. Io di solito compro anche carote. Le uso per fare il minestrone. Io invece preparo spesso una ratatouille con melanzane e peperoni. Che piatto delizioso! Quanto tempo ci vuole per cucinarla? Circa 40 minuti. Non è troppo. Forse la faccio anch'io domani. Vuoi la ricetta? È semplice. Sì, grazie.
E per la frutta che preferisci in estate? Le pesche e le ciliegie, senza dubbio. Anch'io. Le ciliegie però costano care. Sì, ma una volta all'anno si possono comprare. Vero. Allora domani vado anch'io al mercato. Apre alle 8, giusto? Sì, e chiude alle 13. Meglio andare presto. Perfetto. Grazie per i consigli. Adesso so cosa comprare. Prego, buona spesa e buon appetito. Grazie, a presto! A presto, buona giornata. Prepariamo la tavola per la cena. Ciao. A che ora arrivano gli ospiti? Ciao! Verso le 19:30. Abbiamo un po' di tempo per preparare la tavola. Perfetto. Vuoi che io metta i piatti? Sì, grazie. Un piatto fondo e un piatto piano per ciascuno. Bene. E i bicchieri? Metti un bicchiere grande per l'acqua e uno più piccolo per il vino. Capito. E le posate come le metto? La forchetta a sinistra del piatto, il coltello e il cucchiaio a destra. Ottimo. E i tovaglioli? Li pieghiamo e li mettiamo sopra i piatti. Ci vuole anche la caraffa d'acqua? Certo, una caraffa di acqua naturale e una di frizzante. Metto anche il cestino del pane al centro? Sì, vicino al piatto con i formaggi. Che piatti serviamo stasera? Come primo, pasta al pesto. Poi pollo al forno con patate. Buonissimo. E il dolce? Una torta di mele che ho preso in pasticceria in Via Verdi. È costata 12 euro. Ottima scelta. Vuoi che prepari anche la frutta? Sì, metti le mele e le arance in una ciotola grande. Perfetto. La tavola è quasi pronta. Manca solo il vino. Porta la bottiglia di rosso dal frigo. Subito. Vuoi che accenda anche le candele? Sì, così la cena sarà più elegante. Bene, tutto pronto. Grazie mille per l'aiuto, da solo ci mettevo troppo. Ma figurati, è stato un piacere. Allora aspettiamo gli ospiti e buon appetito! A Pasqua in Italia. Buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, grazie. E tu? Bene, grazie. Sei pronto per la Pasqua? Sì, non vedo l'ora. È una festa molto importante in Italia. Che cosa fai di solito a Pasqua? La mattina vado a messa in chiesa, poi pranziamo in famiglia. E cosa mangiate di tradizione? Di solito agnello al forno, pasta fresca e verdure. A volte anche la torta salata con spinaci. E il dolce? Sempre la colomba pasquale. Costa circa 10 euro in pasticceria. E naturalmente le uova di cioccolato. Ah sì, le uova con la sorpresa dentro. Piacciono molto ai bambini. Giusto. Io ne ho già comprate 2 al supermercato in via Roma. E a Pasquetta cosa fai? Di solito facciamo una gita fuori città. Quest'anno andiamo al lago di Garda per un picnic. Che bello! Cosa portate per il picnic? Pane, salumi, formaggio e una crostata. Tutto semplice ma buono. Io invece resto a casa. Invito alcuni amici e cuciniamo insieme. Ottima idea. In Italia si dice Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Ah, non conoscevo questo proverbio. Molto interessante. Sì, significa che a Pasqua puoi stare con amici o parenti come preferisci. Allora ti auguro buona Pasqua e buona Pasquetta. Grazie, anche a te. Al negozio di giocattoli. Buongiorno, posso chiedere un'informazione? Certo, dica pure. Sto cercando un peluche per mia nipote di 5 anni.
Abbiamo molti peluche vicino all'ingresso, accanto alle bambole. Ah, li vedo. Che carino questo gattino bianco. Sì, è molto morbido e lavabile. Costa 12 euro. Perfetto, lo prendo. E per un bambino di 8 anni cosa mi consiglia? Per quell'età vanno molto bene i puzzle o i giochi di costruzione. Interessante. Dove posso trovare i puzzle? Sono nello scaffale a sinistra, accanto ai libri per bambini. Ottimo, grazie. Questo puzzle con i dinosauri quanti pezzi ha? A 100 pezzi. È divertente ma non troppo difficile. Bene, credo che sarà un regalo perfetto. Vuole dare un'occhiata anche ai giochi educativi? Volentieri. Eccoli qui. Giochi di memoria, lettere e numeri. Questo con l'alfabeto mi piace, è colorato. Sì, è uno dei più richiesti dai genitori. Allora prendo il gattino, il puzzle e il gioco con l'alfabeto. Benissimo. Vuole una confezione regalo? Sì, per favore. È per un compleanno. Subito, la confezione costa 1 euro. Va bene. Dove pago? Alla cassa vicino all'uscita, dietro le macchinine. Grazie mille per la gentilezza. Prego, buon compleanno ai bambini e buona giornata. Grazie, arrivederci. Arrivederci.